Ragazzi, stiamo andando a fare colazione. Buongiorno a tutti. Al pian terreno. Abbiamo dormito così, sono abbastanza gonfio, a parte la malattia, mi sto riprendendo e ci vorrà qualche giorno. Ma abbiamo un cantiere sotto la finestra. È seccante. È seccante, un motopicco sino, poi durante lavorano sino a mezzanotte. Sino a mezzanotte, sino all'1 del mattino, sì. Con le luci e continuano a lavorare. E stamattina è già acceso. Ho acceso la GoPro adesso in ascensore perché in camera non mi avreste neanche sentito. Rendetevi conto, sono le 8 del mattino. Colazione inclusa nel prezzo e ci facciamo almeno un piatto di uova sbattute e del pancarré, un bicchiere di succo di anguria e poi mi ha dato un'arancia tagliata a pezzi che mangio, non è spremuta, insomma, me la mangio. Toast, sandwich, comunque meglio che ci sia, almeno non devo uscire. Non perché siamo gente fine e che si vuole lamentare, ma sentite tutto il giorno quello che vi stavo dicendo. Abbiamo un motopicco sotto la finestra. Sino martello pneumatico, motopicco in sardo. Sì. Sino all'1 del mattino, ragazzi, perché lavorano con le luci. Sentite. Adesso vabbè. Sentite, io non mi sentite. Pensate stare dentro una camera così. Andiamo alla reception, gli chiediamo se ci rendono i soldi dell'ultima notte, almeno l'ultima, cioè dormiamo anche stanotte e l'ultima ce ne andiamo. Ultimo giorno perciò ad Hanoi, nella capitale. Tenendo conto di quello che mi dice un amico spesso, grande Mirko, sono rimasto anche moltissimo qua perché visito le più belle capitali, ho visitato le più belle capitali d'Europa e rimango una giornata, e ad Hanoi, che è sicuramente una città dove c'è meno da vedere di Parigi o di Amsterdam o di qualsiasi altra capitale, e sono rimasto diversi giorni. Perciò scusate, c'è un po' di traffico. Perciò va bene, siamo rimasti parecchio. Comunque mi ha cambiato la prenotazione, domani andiamo via, lasciamo Hanoi e ci portiamo nella baia di Halong. Non vedo l'ora, ragazzi. Quindi dobbiamo cercarci adesso una casa, una soluzione, vediamo come fare. Adesso dobbiamo andare a prenderci il caricabatterie dello spazzolino elettrico che abbiamo dimenticato nell'hotel precedente. 10 minuti e siamo lì. La solita tranquillità delle strade di Hanoi, vedete? Rita si stupisce di come possiamo guidare e girare qua tranquillamente, che poi non si stupisce più di tanto e mi conosce. Siamo tornati nel vecchio hotel e riprendiamo il caricabatterie dello spazzolino elettrico e vi portiamo al museo delle armi. Eccolo qua. Bello? Bello. Beh, se no un giorno si scarica. Se no un macello. Comunque museo della guerra, non museo delle armi. Il museo della guerra riguarda anche sicuramente i conflitti famosissimi del Vietnam. Mezz'ora di scooter in mezzo a un traffico terribile, siamo in periferia di Hanoi. Qua stanno costruendo la parte nuova della città con grattacieli e siamo di fronte all'ingresso del museo. E come mi ha sempre appassionato la storia, la parte della storia della seconda guerra mondiale, ovviamente tutti noi, anche per via dei film, dei vari film americani, quindi fatti da loro con il loro punto di vista, abbiamo anche sempre visto la guerra del Vietnam. E adesso siamo dentro questo museo e sono felicissimo di esserci e di farvelo vedere. E qui è pieno ancora di persone che avranno partecipato e hanno combattuto, perché la storia è recentissima.
Qui innanzitutto vediamo già vari mezzi, cannoni, carri armati, camionette, blindati, aerei, US Navy. Questo era americano, senz'altro catturato qua, US Air Force. La quantità di bombe sganciate in quella guerra è stata impressionante. Adesso cerco due notizie. Durante la guerra di resistenza contro gli Stati Uniti, dal 1964 al 1973, l'esercito e il popolo del nord abbatterono 4.181 aerei statunitensi, tra cui aerei B-52 e F-111. Ne hanno dovuto subire e combattere invasioni da parte di altri popoli. Questo è un C-130 da trasporto, prodotto dagli Stati Uniti ed equipaggiato per l'aeronautica e la marina degli Stati Uniti. Nel 1956 utilizzato nella guerra di aggressione contro il Vietnam. Catturato dall'esercito di liberazione del Vietnam del Sud durante la campagna di Ho Chi Minh nell'aprile del 75. Successivamente utilizzato nella guerra per difendere la patria al confine. Questo erano riusciti a catturarlo agli americani e poi l'avevano usato loro per difendersi. Era un aereo da trasporto enorme. Elicottero CH-47 Chinook, prodotto e utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra di aggressione contro il Vietnam nel novembre del 65. Poi equipaggiato per l'esercito Fantoccio, catturato dall'esercito di liberazione del Vietnam del Sud. Volevo leggervi due notizie per quanto riguarda queste bombe, perché se non ricordo male c'è un record per quanto riguarda il numero delle bombe sganciate. Dal 1965 al 72 l'esercito statunitense sganciò 5.382.000 tonnellate di bombe sul Vietnam del nord e del sud, causando più di 200.000 vittime, di cui quasi 80.000 morirono. 5.382.000 tonnellate di bombe sul Vietnam del nord, gli Stati Uniti. Prodotto e utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra di aggressione contro il Vietnam: 24° reggimento di fanteria, 304esima divisione, catturato nella battaglia della Roccaforte, 241 nel comune di Tan Lam, distretto di Jo Linh, provincia di Quang. Quanti morti inutili anche per questa guerra. Ci sono tantissimi reduci sicuramente di quella guerra, perché si parla del 75. Potevano avere 20 anni in linea o 50, avranno 70 anni adesso, quindi ci sarà tantissima gente sopravvissuta e sono tutti qua fuori ancora in divisa. Adesso andiamo da quest'altra parte, ci sono altri aerei, altri mezzi e poi entriamo dentro. Un museo bellissimo, credo, già da fuori è molto interessante. E qua ci sono anche bombe gigantesche. Queste probabilmente potevano sganciarle i B-52. Adesso andiamo a leggere. Prodotte in Unione Sovietica, utilizzato dalla Marina Popolare del Vietnam per combattere la guerra distruttiva dell'imperialismo americano. Missile P-15. Questo invece è un carro armato sempre di costruzione, di fabbricazione sovietica, utilizzato per difendersi, per contrastare l'avanzata degli americani. Tutti questi tutti sovietici. Vediamo che dice qua. Costruito dall'Unione Sovietica, il reggimento 919 dell'aeronautica militare fu utilizzato come aereo speciale per trasportare il presidente Ho Chi Minh e altri leader del partito e dello Stato in viaggi d'affari dal 1960 al 64.
fu utilizzato per trasportare truppe ed equipaggiamento da combattimento. Come sempre in qualsiasi guerra, due popoli si attaccano e ci sono tutti gli altri che forniscono armi e che guadagnano su queste tragedie. Sempre così, come la guerra attuale, credo, in Ucraina. Ci sono tutti gli altri stati che forniscono armi, che appoggiano uno stato o l'altro. Qua non si fa politica, i miei discorsi non sono politici, sono solo contro la guerra, contro qualsiasi guerra. Cacciabombardiere Su-22, prodotto in Unione Sovietica, l'aeronautica militare del Vietnam lo utilizzò per proteggere la patria dal 79 all'80, continuando poi a svolgere missioni di pattugliamento per proteggere la sovranità del mare e delle isole. Madonna, guardate quanti missili poteva trasportare e caricare un aereo così, un cacciabombardiere. Questo è il famosissimo mortaio, questo è prodotto dalla Cina, che fornì aiuti al Vietnam. Il Vietnam lo utilizzò nella guerra di resistenza contro gli Stati Uniti dal 1954 al 1975. Questo è proprio il mortaio che si vede in qualsiasi film. Struttura immensa, museo immenso. Non vedo l'ora di entrare, adesso cerchiamo di capire da dove. È pazzesco, ci sono anche fotografie terrificanti, queste vittime innocenti massacrate nella campagna degli Stati Uniti contro il Vietnam, nel sud del Vietnam, queste. Vabbè, ma abbiamo visto più o meno cosa è successo da queste parti. Questa è un'immagine che abbiamo sempre visto, l'ho sempre vista. Rappresenta Quang Duc si diede fuoco per protestare contro la soppressione del buddismo da parte dell'esercito fantoccio, 11 giugno 63. Qua c'è una rappresentazione, sì, senz'altro, degli americani che venivano accerchiati nella giungla. Renault Junoa, usata dallo staff dei generali. Questi devono essere tutti eroi di guerra, senz'altro, tra comandanti, capitani, generali, eccetera. Guarda che piccoline le donne vietnamite, che non erano combattenti, Le donne guerriere vietnamite erano coraggiosissime, famose per la loro determinazione. Vedete, tutte donne soldate. Questo è un MiG sovietico. Qua ci sono le famosissime bombe che facevano saltare gli arti. Guardate una foto iconica, una donna vietnamita di 1,50 m e un americano di 100 kg, alto 1,90 m. Ha catturato William Andrew Robinson, che si era buttato dal suo aereo e catturato appunto da questa donna. E questa era la divisa degli americani, dei piloti, dei caccia. Guardate, una tuta di cotone, un paio di scarponi e un elmetto con la maschera per l'ossigeno. Này cho đoàn công tác quân sự đặc biệt tháng 12 Un generale. 1959. Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở cuộc tiến công chiến dịch phòng ngự Quảng Trị chia làm hai giai đoạn, mở đường cho bộ binh địch tiến công thị xã, diễn ra trong 81 ngày đêm vô cùng ác liệt. Các chiến sĩ ta chiến đấu kiên cường,
Đánh thiệt hại nên sẽ phải giảm sút, thương vong rất lớn. Numero 6, medaglia al valore. Chim cầu bông, cầu sáng tạo điều kiện cho lực lượng thọc sâu đánh. Sáng 30 tháng 4, tại Quốc hội Thành Thị, cùng lúc sư đoàn 341 giai đoạn vượt sông Đồng Nai đánh chiếm đánh với hải quân Nga là sức mạnh áp đảo của cách mạng, làm cho bộ máy ngụy quân ủy quyền tại áp sát thuyền trưởng phi trừ binh trong bối cảnh Thủ tướng Pháp Pierre Menès vượt cho Pháp và ngay từ đầu, Pháp đã đưa ra đề nghị tạo chia đôi Việt Nam và thành lập chính phủ liên minh từ ý kiến 13, 16, 17, 18. Đêm 20 rằng ngày 21 tự do để thống nhất đất nước. Ci sono video molto belli dove le persone, i soldati che hanno partecipato allora, ancora vivi oggi, che spiegano le strategie, cosa era successo realmente all'epoca. Tutti i musei per non dimenticare, ma alla fine l'uomo si dimentica sempre e commette sempre gli stessi errori. 1954, General Rodet. Tavoli e sedie originali usati per le strategie militari offensive del 53 e del 54. Il Vietnam è stato colonizzato dai francesi per circa 80 anni, a partire dal 1858 fino al 1954, anno in cui il Vietnam del Nord ottenne l'indipendenza. Per quanto riguarda la guerra con gli Stati Uniti invece è durata circa 20 anni, dal 1955 al 1975. In totale si può dire che il Vietnam ha vissuto 100 anni di conflitti o dominazioni. Ha dimostrato una grande determinazione dopo la lunga dominazione francese. Il Vietnam ottenne l'indipendenza nel 1954 e poi, nonostante la guerra con gli Stati Uniti, riuscì a riunificarsi nel 1975. Il paese è riuscito a emergere vittorioso, anche se con un costo enorme in termini di vite umane e risorse. Le famosissime granate sempre viste ovunque, anche nei film. Museo ricchissimo di materiale, ricchissimo di documenti, è spettacolare, ci sarebbe da rimanere un mese per leggere tutto, tutti gli articoli, è davvero molto curato, molto bello, felici di essere venuti anche qua. Voto al museo? Bellissimo, 10. Bellissimo. Poi tutto quello che riguarda la storia, queste storie drammatiche, perché alla fine sono drammi dell'umanità, secondo me. Sono sempre toccanti e quindi bellissimi. Grazie per dare la possibilità a tutti di non dimenticare, di ricordarsi queste tragedie. Guardate che struttura gigantesca che hanno creato. Vi rendete conto che le vittime vietnamite, vittime e feriti compresi, quindi non solo morti, sono stati dai 2 ai 3 milioni
mentre le vittime e feriti americani sono stati 58.000. Concludiamo così, riprendiamo lo scooter e proseguiamo. Sopra o sotto? Abbiamo trovato un bel ristorante, c'è un sacco di possibilità di mangiare carne, di mangiare... Wow, hello! Perfetto! Vedete che bel piatto? Riso, pollo e verdure. Ragazzi, ho mangiato da Dio, non sono neanche riuscito a finirmi il piatto, è strano, stranissimo. Pagato 130.000, 2 piatti e una bottiglietta d'acqua, quindi 3 euro. Ragazzi, sono quasi le 5 del pomeriggio, Rita riposa un po', io edito e cerchiamo anche una casa per domani. Sentite il rumore, 24 ore su 24 così con questo martello pneumatico, sentite, spaventoso. Infatti quando siamo andati giù stamattina ci hanno subito detto sì, vi rendiamo i soldi, non c'è problema, lascerete comunque una buona recensione, poverini. Erano preoccupati solo di quello. E va bene, finisco di fare un lavoretto e poi ci spostiamo anche, oltre a cercare la stanza per domani. Sono le 7 ragazzi, abbiamo appena prenotato la nuova camera nella baia di Along. Mi ha già scritto il proprietario che organizza crociere, che organizza di tutto, i migliori prezzi, quindi vedremo, sarà bellissimo. Rita sta cercando di chiudere la sua valigia, domani mattina lasciamo questa camera, ma non abbiamo più nulla, ormai spostarci è diventato di una semplicità unica, ce l'abbiamo imparato. Ognuno si chiude la sua valigia e si va via. È molto bello così, viaggiare. Adesso andiamo a cercarci un tagliaunghie che ci serve urgentemente e poi a cenare, prendiamo lo scooter, facciamo un giro di notte, va bene? Usciamo, dai. Sei pronta, Rita? Sono pronta, sto aspettando te, sto ingannando l'attesa, facendo qualcosa di costruttivo. Dalla camera alla strada, sempre nel centro di Hanoi. È ora anche di andare via da noi. Bella, comunque io vivrei anche in una città così, la adoro. Cattedrale di San Joseph illuminata, molto bella. L'avevamo vista solo di giorno. Abbiamo trovato il supermarket e ci possiamo comprare il tagliaunghie o le forbicine. Ecco qua c'è di sicuro. Non eravamo ancora entrati in un supermercato, si trova di tutto, anche le arance a 3 euro il chilo. Uova, ananas, aglio, cipolle, patate, si trova veramente di tutto. Il vino costava anche 10 euro. Verdure, potremmo anche qualche volta prendere una casa e farci 2 spaghetti noi. Qui si trova la carne, pezzi di maiale, pollo, coscette, prezzi ve li dico. Un pezzo di questa carne di maiale che pesa 300 grammi costa pochi euro, proprio pochi, 38.000, abbiamo detto che 300.000 sono 10 euro. Si trova il prosciutto, si trova salami, prosciutto cotto, wurstel di tutti i tipi, lenticchie forse, chissà cosa sono. Qui abbiamo l'olio extravergine di oliva, una bottiglietta da 250 costa 181, intorno ai 7 euro, 7-8 euro. Invece un pacco di pasta Barilla costa 3 euro più o meno, neanche. E ci sono anche gli spaghetti a 79.000, sono altri 2 euro e qualcosa, 2,50 euro più o meno. Il bello è che vendono
anche l'olio piccolissimo, come un profumo, è talmente prezioso. Ecco, noi potremo comprare quell'olio, comprarci la pasta, un sugo, appena troviamo una casa anziché un hotel, anziché una stanza di un hotel, cucinarci qualcosa a noi. Comunque si trova veramente di tutto qui, c'è di tutto. Oggi ceniamo da Pizza Pepperonis. Ci sono anche dei piatti con carne, patatine, come un McDonald's avanzato. Anche pizza fanno, ovviamente. Vi faccio vedere il menù, vedete, McDonald's avanzato, dicevo, perché si può mangiare un piatto di pasta alla carbonara, e poi si può mangiare una bistecca, della tagliata con patatine. Comunque una carbonara costa 5 euro. Cosa la vuoi, small o grande? No, grande. Large. Prima di lasciare a noi ci beviamo una bellissima birra della città. Chin, Rita? Chin. Non la metti in bicchiere? Certo, però volevo brindare. Oggi la cena è questa, ragazzi: bisteccone, patatine e funghi. Ah, poi vedi sulla piastra te la tiene calda. Bella idea. Buona, buona, buona. Ancora cin cin, Rita. Buona anche la birra. Buona, vero? Squisita. Non sentirete mai Rita dire che una pizza non è buona, mai. Vabbè, comunque è buona. Fammela assaggiare. La pizza è talmente buona che ne abbiamo ordinato un'altra. Forse perché siamo golosi. No, perché a qualcuno manca il pane. Mi manca il pane, sto mangiando la carne e la accompagno con la pizza. Seconda pizza per Rita oggi, pazza gioia. Rita, la stiamo dividendo. La stiamo dividendo, però. La mangio. No, però non è che ti sei tirata indietro. Ah. E dalla pizzeria alla camera è un attimo, ragazzi. Ne approfittiamo. C'è caldissimo. Sì, c'è caldo, ci sono sempre i lavori qua sotto. Entriamo. Entriamo.